Buongiorno da Emanuele e benvenuti in questa nuova puntata di videogiochi da ricordare. Assassin's Creed Mirage è stato uno dei giochi più attesi di questo autunno perché ha promesso un ritorno alle origini e quindi ho pensato di fare una puntata dedicata ad Assassin's Creed 2 in quanto solitamente viene ricordato come uno degli episodi più celebri di questa saga. Come sempre scopriremo quali sono i meriti che hanno reso importante, in questo caso Assassin's Creed 2, ma torneranno anche le sottorubriche L'uomo dietro al videogame e le medaglie di Game Search. Ho deciso però in questa puntata di inaugurare anche una nuova sottorubrica che ho chiamato il Viale dei ricordi e l'ispirazione mi è venuta proprio leggendo i commenti che mi avete lasciato sotto le puntate precedenti di questa serie, in cui ho notato che mi condividete i vostri ricordi legati proprio al gioco trattato durante l'episodio. Quindi da qui in poi condividerò anche io i miei ricordi personali nella speranza che si possa continuare questo discorso di condivisione di memorie perché credo che sia la cosa più preziosa. Buona visione! Bisogna ammettere che l'intera serie di Assassin's Creed è sempre stata costellata di luci e ombre. In particolare il primo episodio, era uscito ai tempi su PlayStation 3, Xbox 360 e poi anche su PC nel 2007, aveva diviso gli appassionati. Da un lato chi lo considerava un capolavoro, dall'altro chi lo vedeva come un prodotto non particolarmente eccezionale. Devo dire che io mi sono sempre trovato nel mezzo in questo caso, perché effettivamente ero rimasto colpito dalla ricostruzione delle ambientazioni, anche proprio certi dettagli architettonici. E poi ovviamente a quei tempi c'era anche la possibilità di giocare in alta definizione finalmente anche sul televisore di casa. Però effettivamente avevo notato che il gameplay era molto ripetitivo e che effettivamente il primo Assassin's Creed era un po' un mattone da giocare. C'è da dire che da questo punto di vista le cose non cambiarono più di tanto anche per quanto riguarda il secondo episodio, però c'è da dire che Ubisoft con Assassin's Creed 2 ha dimostrato che con un videogioco si può andare oltre l'esperienza ludica, oltre l'esperienza che si può vivere su console o su PC. E adesso vi spiego meglio perché. Si comincia dalla storia. Per raccontarci quanto accaduto tra la fine del primo Assassin's Creed e l'inizio del secondo, Ubisoft ha realizzato insieme a Hybrid Technologies, gli stessi che si sono occupati degli effetti speciali di film come 300 e Sin City, un cortometraggio che prende il nome di Assassin's Creed Lineage, che è stato diffuso prima attraverso YouTube e poi trasmesso anche su Discovery Channel. La transmedialità di questo brand ha poi dato vita a fumetti, libri e anche delle app per sistemi mobile che hanno permesso ai fan di riscoprire il retroscena e di approfondire le vicende proprio di Assassin's Creed 2. Tornando al videogioco, una delle cose che ovviamente piace è il fatto che sia stata scelta un'ambientazione completamente italiana. Nei panni di Ezio Auditore da Firenze potremo rivivere il Rinascimento, siamo intorno alla fine del 1400 d.C. Il giocatore può così aggirarsi tra i vicoli di Firenze, di Venezia, di Forlì, di San Gimignano, del Vaticano e persino costruirsi una bella residenza a Monteriggioni. Le ottime ricostruzioni delle strade e dei tantissimi monumenti simbolo di queste città, splendido ad esempio l'interno della Basilica di San Marco di Venezia, manifestano la volontà di fare un lavoro raffinato, merito anche del tour che gli sviluppatori hanno fatto in Italia con la guida di Cristina Ferrero, una vera e propria esperta di storia dell'arte. Secondo me Assassin's Creed e anche questo secondo episodio lo si può vivere in due modi, cioè o semplicemente affrontando una missione via l'altra soltanto per vedere come va avanti la narrazione,
oppure soffermandosi di tanto in tanto cercando proprio di godersi il paesaggio e anche tutte le varie ricostruzioni storiche. Infatti, quando ci avvicineremo a un edificio piuttosto che a un personaggio realmente esistito, comparirà a schermo un messaggio e se noi premeremo lo specifico pulsante si aprirà un menu in cui ci verranno spiegati maggiori dettagli sia della struttura architettonica reale, sia anche di come è stato integrato all'interno del gioco per creare quella finzione narrativa utile per tenere incollato il giocatore. In Assassin's Creed 2, tra l'altro, avremo, come tipico di questa serie, la possibilità di incontrare anche personaggi storici realmente esistiti. In particolare in questo episodio incontreremo ad esempio Leonardo da Vinci, Lorenzo de' Medici o Niccolò Machiavelli. Una cosa che per fortuna è stata fatta molto meglio rispetto al precedente capitolo è il fatto che qui si è data molto più enfasi alla caratterizzazione dei personaggi e soprattutto si è riusciti a dare un ritmo alla vicenda molto più incalzante. Ma tuttavia i giocatori che davano più importanza al gameplay e che non avevano apprezzato il primo capitolo per colpa dell'intelligenza artificiale dei nemici quasi inesistente, sicuramente Assassin's Creed 2 era molto meno ripetitivo, ma la sostanza di fondo non era cambiata. Portare a termine gli obiettivi, infatti, non richiedeva una grande strategia. Per quanto riguarda la sottorubrica L'uomo dietro al videogame, il designer canadese Patrice Desilets non solo è il director di Assassin's Creed 2, che diciamo è la sua opera magna, ma viene considerato proprio il creatore di questa saga, che comunque ormai si è completamente staccata dalla sua visione, dato che oggi, tra episodi ufficiali e spin-off, ci sono quasi 30 capitoli di Assassin's Creed e lui di fatto ha lavorato soltanto ai primi 3. Perché poi nel 2010 ha abbandonato Ubisoft per cercare di essere più indipendente da un punto di vista creativo, o perlomeno queste sono le motivazioni ufficiali. Non tutti sanno che Desilets è stato però anche il direttore creativo di un altro gioco considerato un grande classico, vale a dire Prince of Persia: Le sabbie del tempo del 2003. Il suo gioco più recente invece è un'opera che ancora una volta mescola gameplay e ricostruzione storica e si tratta di Ancestors: The Humankind Odyssey, un gioco che ci mette nei panni di uomini primitivi. Passiamo ora alle medaglie che avevo consegnato ad Assassin's Creed 2 ai tempi di Game Search e ovviamente la prima medaglia assegnata ad Assassin's Creed 2 è quella consigliato. Attenzione, perché consigliato non tanto per quanto riguarda il gioco in sé, per il gameplay, che onestamente lo ritrovo anche un po' datato, ma perché non ci sono poi così tanti giochi ambientati nel Rinascimento italiano ed è comunque interessante anche al giorno d'oggi apprezzarne la ricostruzione storica, soprattutto se chi gioca magari è anche incuriosito dalla storia dell'arte. Veniamo invece questa volta a una medaglia che ancora non avete vista assegnata in questa serie in videogiochi da ricordare. Ai tempi di Game Search c'era anche la medaglia al valore culturale che assegnavamo proprio a quei giochi che, oltre a divertirti, ti permettevano anche di imparare qualcosa. E ovviamente, come già detto prima, Assassin's Creed 2 ti dava modo, attraverso appositi menu, di fare accostamenti tra le ricostruzioni virtuali e le controparti reali di edifici, di opere d'arte e anche dei vari personaggi che incontriamo nel corso dell'avventura. Il gioco godeva anche di una certa attenzione ai dettagli, ad esempio il ponte di Rialto a Venezia oggi noi sappiamo che è fatto di pietre di marmo, ma alla fine del 1400 era completamente di legno e nel gioco infatti è stato ricostruito prendendo spunto proprio dai dipinti di alcuni pittori paesaggisti dell'epoca e quindi Assassin's Creed 2 e gli sviluppatori hanno dimostrato proprio anche una certa attenzione storica. Ci sono molte chicche di questo tipo diffuse nel gioco. Una medaglia che non ti aspetti da Assassin's Creed 2 invece è la medaglia pensatore, quella dedicata ai giochi che fanno riflettere.
Ho detto che è una medaglia che non ti aspetti nel gioco perché ci sono degli elementi extra da recuperare, dei testi lasciati da Altair, che era il protagonista del primo Assassin's Creed, che in realtà propongono delle interessanti riflessioni su Dio, sulla religione e sulla condizione umana. E adesso siete pronti a percorrere il viale dei ricordi? Devo dire che ho diversi ricordi legati ad Assassin's Creed 2, ma più in generale anche ai primi episodi di questa saga, fino a Syndicate più o meno. A parte il fatto che sono uno di quei giocatori che ogni tanto la sera giocava ad Assassin's Creed 2 semplicemente per farsi una passeggiata virtuale apprezzando proprio le ricostruzioni delle città rinascimentali italiane. Ma poi ovviamente Assassin's Creed è stato anche uno dei miei cavalli di battaglia durante gli anni di Game Search in cui giravo, come ho già spiegato più volte in altri video, le biblioteche, i musei o i centri culturali italiani per fare proprio degli incontri dedicati ad Assassin's Creed che si chiamavano Assassin's Creed tra storia e mito e che mettevano per l'appunto in relazione la storia reale con quella raccontata nel gioco. Vi racconto anche degli aneddoti curiosi. Nel 2015, intorno a ottobre 2015, il Comune di Milano si stava attrezzando per inserire delle postazioni gioco all'interno di un paio di biblioteche, la biblioteca del quartiere di Lambrate e quella di Cassina Anna. E io in quel periodo fui invitato a organizzare degli incontri nelle biblioteche della città che si chiamavano Videogames tra arte e cultura superando violenza e stereotipi, e una sera uno di questi incontri era nella biblioteca del quartiere di Crescenzago. Io arrivai lì un po' in anticipo e quindi mi misi a fare una chiacchierata con la direttrice della biblioteca, che all'inizio era un po' titubante a parlare di videogiochi, ma poi alla fine mi confessò che all'epoca era in trepidante attesa per l'uscita di Assassin's Creed Unity, che è il capitolo ambientato durante la Rivoluzione francese, e mi confessò che lei e suo marito erano dei grandi appassionati di questa saga. Ma poi ricordo anche un'altra cosa particolare. Un giorno ero a Cavriago, che è un paese in cui c'è un'altra biblioteca, un centro culturale che si chiama Multiplo, dove fin dal 2011 avevano inserito delle postazioni per videogiocare. Ero lì sempre per fare questo incontro tra Assassin's Creed, tra storia e mito, con una classe, se non ricordo male era una scuola media, e a un certo punto feci un errore, un'imprecisione, però non legata alla storia reale, ma alla storia proposta in Assassin's Creed, e una delle insegnanti che era lì, con grande stupore da parte di tutti, mi corresse e confessò, in una cosa che non aveva mai detto pubblicamente prima, che in effetti Assassin's Creed era una sua grande passione. E poi ovviamente ad Assassin's Creed ci sono legato perché mi ha dato modo anche di organizzare insieme al gruppo di Neoludica alcune delle esperienze, delle mostre che mi sono piaciute di più nel corso di questa mia attività, ovvero tra il 2015 e il 2016 delle mostre svolte proprio con la collaborazione anche di Ubisoft sulla bellissima isola di San Servolo di Venezia. Ma di questo non voglio raccontare altro. Ho fatto proprio dei video, i primissimi video che ho caricato su questo canale, che vi consiglio di recuperare, e magari alcuni riferimenti li lascio qui sotto nella descrizione. Bene, questa puntata di videogiochi da ricordare termina qui. Se volete potete condividere i vostri ricordi personali legati ad Assassin's Creed 2 qui sotto nei commenti. Vi saluto e ci vediamo in una prossima puntata. Ciao!